Ciao, oggi voglio cominciare questo video con una domanda per te. Seguimi, Allora, non trovi strano che i tuoi dolori e le tue tensioni al collo, alle spalle o alla schiena, insomma, quei disturbi che porti con te da anni, continuino a persistere, nonostante tu abbia lavorato o tu stia lavorando su te stesso o su te stessa e tu abbia scavato anche nel tuo passato e nei tuoi vissuti per comprenderne le origini? Allora, questo è un concetto che noi sentiamo ripetere spesso, talvolta fino allo sfinimento. L'aspetto psicologico influenza il nostro benessere fisico corporeo e quindi questi dolori al collo, oppure quelle fitte alla schiena o quelle spalle che talvolta sono sempre tese, probabilmente sono il risultato di vecchie ferite emotive che si annidano nei nostri tessuti. E fin qui è tutto chiaro. Però attenzione, c'è un ma. Hai mai pensato che capire, soltanto capire il perché di questi dolori non sia sufficiente per riuscire a scioglierli? Allora, scavare nel proprio passato, affrontare vecchie storie, risalire fino a traumi dimenticati può essere fondamentale, può essere di grande aiuto. Però resta la domanda, cioè perché nonostante una persona si impegni a lavorare su di sé e a comprendere le cause dei propri traumi, ecco, quei dolori rimangono, i dolori nel corpo rimangono comunque. Allora la risposta è molto semplice, perché oltre a comprendere bisogna agire. E qui non sto parlando di un'azione qualsiasi, sto parlando di un'azione che vada dritta al punto, che miri al cuore del problema, cioè direttamente su quella parte del corpo dove si è annidata quella emozione. Sì, perché le tensioni che senti sono proprio emozioni cristallizzate, cioè sono messaggi che il tuo corpo ti sta inviando da tempo, ovviamente, e ascoltare però quelle parti del corpo non basta, cioè non significa solo capire e dire ah ok ho capito, dipenderà da quella cosa che mi è successo nel passato, quindi interpretare, no? Però bisogna agire concretamente per andare a sciogliere. Perché se uno poi continua così deve considerare che l'inconscio è un pozzo senza fondo e più scaviamo, più scopriamo traumi e ferite emotive e possiamo addentrarci in un vortice infinito risalendo persino alle vite passate. E non c'è niente di male nella ricerca interiore. Però forse concentrarsi esclusivamente sul proprio passato psicologico e sulle origini dei propri problemi fisici non è l'unica cosa da fare. Cioè ad un certo punto bisogna iniziare ad agire nel presente e sul corpo. Talvolta ci sono persone che soffrono così a lungo che si autoconvincono praticamente di essere dannate, pensando quasi di meritarsi quei disturbi. C'è chi pensa che è maledetto, c'è chi dice, ah beh no, ma è il karma. Ma che c'entra il karma? Ma vedi, con alcuni piccoli accorgimenti le cose possono andare veramente in maniera diversa. È necessario imparare ad usare il corpo per guarire il corpo. Quindi, se vuoi veramente liberarti dai tuoi disturbi, è necessario che inizi ad agire direttamente su quelle parti del corpo tese e doloranti, andando a sciogliere le emozioni che si sono cristallizzate nei tessuti. Perché se è vero che le emozioni negative causano le rigidità e le infiammazioni nel corpo, e questo ce lo dice anche la medicina tradizionale cinese, ebbene, è vero anche che è possibile compiere il processo inverso, no? Non ci hai mai pensato? Cioè, se noi andiamo a sciogliere direttamente le rigidità, automaticamente andiamo a liberare l'energia che è rimasta bloccata, stagnante in quella zona del corpo, cioè l'emozione, cioè il trauma che si è cristallizzato in questa zona, e questa è una cosa che noi facciamo tramite le pratiche mirate di Qigong terapeutico, e quindi è possibile andare a sciogliere i propri traumi, le emozioni, talvolta emozioni negative che abbiamo accumulato in quella zona, attraverso un'azione fisica. Allora, come puoi iniziare questo percorso di cambiamento? Allora, intanto, se da poco che mi conosci, parti proprio da qui, parti dal mio canale.
dai un'occhiata ai video pratici presenti sul canale, trova quello che sembra più adatto e inizia a sperimentare i benefici su di te. E se poi è già da un po' che mi segui e senti il bisogno di un supporto personalizzato, desideri qualcosa di più specifico, di più personalizzato proprio sulle tue esigenze, allora sappi che ogni mese seleziono 5 persone per un percorso individuale di Qigong terapeutico, dove insieme lavoriamo per aiutarti a ritrovare il tuo equilibrio fisico, il tuo equilibrio mentale, e questo grazie a delle pratiche mirate che vadano a risolvere il disturbo nel corpo. Per i percorsi personalizzati puoi candidarti prenotando una consulenza informativa gratuita con la mia collaboratrice, trovi il link qua sotto in descrizione. Spero che questo video ti sia stato utile per aprire anche un po' le tue vedute, la tua visione del tuo disturbo, del tuo disagio, e ti aspetto ovviamente nei commenti per farmi sapere se ti è stato utile. Ti mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!